Voglio raccontarvi una storia. Era il tempo in cui si costruivano i nidi e un piccolo gruppo di passeri se ne stava davanti alla luce fioca del tramonto a pensare a quanto si erano stancati durante il giorno. Uno dei passeri disse: «Siamo tutti così piccoli e deboli. Sarebbe così bello se un gufo ci potesse aiutare a costruire i nidi». «Sì», disse un altro passero, «potrebbe anche aiutarci ad allevare i nostri bimbi e ad accudire gli anziani». Un terzo passero si intromise e disse: «Questa potrebbe essere sicuramente la cosa migliore che ci potesse mai capitare. Mandiamo tutti i nostri esploratori in giro a cercare un cucciolo di gufo. Portiamolo il prima possibile tra noi e progrediamo grazie a lui. Lui potrebbe anche aiutarci, con la sua vista, a vedere e a capire quando sta arrivando il gatto del vicino che ci dà così tanto fastidio. Ci potrebbe aiutare dove nessuno di noi può». Solo un piccolo passero, Skronkfinkel, con un occhio solo e un carattere molto difficile, si intromise e disse: «Questa potrebbe essere la nostra fine. Portare tra di noi una creatura senza conoscerla, senza sapere come ammaestrarla, ci ridurrà in schiavitù, ci eliminerà dalla faccia della terra». Gli altri passeri, totalmente scettici, dissero: «No, assolutamente. Un gufo ci aiuterà. Intanto portiamolo tra di noi. Imparare ad ammaestrare un gufo, una creatura nuova, è difficile, porta via tempo. Noi vogliamo farci aiutare ora, vogliamo progredire ora. Delle conseguenze ci preoccuperemo poi». Skronkfinkel e un altro piccolo gruppo di passeri iniziò a cercare una ricerca spasmodica nel capire come poter ammaestrare i gufi, temendo che gli altri passeri esploratori tornassero dalla loro caccia prima di aver trovato una soluzione. Io non vi so dire come sia andata quella storia. Quello che vi posso dire è che oggi, quello passero con un occhio solo e un carattere difficile, dovremmo essere tutti noi. Stiamo creando super intelligenze artificiali e gli stiamo dando la possibilità di imparare tramite l'accesso a internet, di evolvere. Non c'è nessuna ragione che ci dica che quelle intelligenze artificiali non evolvano delle strategie che gli garantiscono un futuro predominio su di noi. Io amo la tecnologia, la amo follemente, provo qualunque cosa mi trovi davanti. La tecnologia vince sempre, il futuro vince sempre, è inutile cercare di fermarlo. Qualche anno fa, diversi anni fa, ho avuto la fortuna di poter provare per diversi mesi Google Glass, gli occhiali a realtà aumentata di Google. Ero talmente voglioso di provarli che una volta tornato a casa, li ho aperti dalla scatola, li ho messi addosso e li ho accesi, senza leggere quello che io stesso scrivo, i termini e condizioni e le informative privacy che regolano il rapporto tra me e una tecnologia. Dopo qualche minuto, a mia moglie Alessandra arrivò una telefonata di un amico tutto allarmato che gli disse queste parole: «Lo sai, vero che Marco sta trasmettendo la vostra cena in tempo reale in tutto il mondo?» Questo succede quando non capiamo la tecnologia che abbiamo davanti, quando non leggiamo, quando non ci informiamo. Questo succede quando noi stessi non vogliamo formarci, non vogliamo creare della conoscenza. Questo succede quando siamo degli ignoranti 5.0, quando abbiamo a disposizione tutto il sapere di questo mondo, ma non vogliamo entrarci a fondo. Oggi il problema è molto semplice. La tecnologia va più veloce di tutto, va più veloce di noi, va più veloce della legge, va più veloce delle modalità con le quali impariamo ed acquisiamo conoscenza. Oggi quindi noi abbiamo a disposizione tutte le informazioni di questo mondo, ma non riusciamo a controllarla, a eliminare il cosiddetto rumore di fondo. E quindi, quando non riusciamo a capire qualcosa, diciamo che serve una nuova legge, diciamo che serve un cambio di paradigma. Ma ci servono davvero nuove leggi? Quando nel 1955 Luigi Einaudi scrisse le sue prediche inutili, scrisse queste parole: «Prima conoscere, poi discutere, infine deliberare. Non si legifera per ostentazione velleitaria e infeconda». Leggi fatte in maniera frettolosa, senza la conoscenza della materia, portano a nuove leggi che cercano, attraverso sotterfugi, di rendere qualcosa di impossibile, applicare le regole che sono state create per il mondo analogico al mondo digitale. Questo è impossibile, questo crea un miscuglio di norme totalmente inapplicabili che distorcono il mercato. Oggi noi abbiamo risolto l'ignoranza dei nostri nonni, l'ignoranza informativa, l'ignoranza data dalla penuria di informazioni. Questo grazie alla rete internet in primis.
È nata però un nuovo tipo di ignoranza, l'ignoranza elaborativa, l'ignoranza che è data dalla sovrabbondanza di informazioni e dall'altra parte dalla limitatezza della nostra voglia e del nostro tempo ad elaborarle. Esempi concreti sono sulla giornale di tutti i giorni, il dilagante aumento delle fake news, la mancanza di fact-checking che porta all'allarmismi incontrollati e non veri, gli hate speech, tutto quello che capita sulla rete internet, se non viene verificato e controllato, porta a un utilizzo superficiale della tecnologia, che finché una notizia letta in maniera non corretta può portare a delle conseguenze, dall'altra parte può portare a conseguenze, come vedremo, ben peggiori. Oggi noi, vi dicevo, siamo ignoranti 5.0, perché sia quando c'era un'ignoranza informativa, sia quando c'è un'ignoranza elaborativa, queste due ignoranze portano allo stesso risultato. Azioni subottimali, tutte uguali. Noi siamo come pecore molte volte, seguiamo l'andazzo generale, seguiamo quello che fanno gli altri, seguiamo qualcosa che non dovremmo fare. Perché? Perché le azioni subottimali portano a non conoscenza e a una standardizzazione del nostro comportamento sulla rete. Sicuramente non a capire come le tecnologie funzionano. Capire come una tecnologia blockchain, capire come una tecnologia innovativa funzioni, è difficile, porta via tempo. Molte volte non saremo nemmeno in grado di comprenderla perché manca la formazione iniziale. E qui entra in gioco l'etica. L'etica è la colla che tiene assieme i popoli, è la chiave che permette di cooperare, è un qualcosa che ha aiutato la nostra specie a progredire. Se oggi noi siamo così, nel bene o nel male, lo dobbiamo anche alla nostra capacità di ragionamento morale, alla capacità e alla voglia di entrare nelle situazioni con un'etica, con un'abitudine diversa dalla massa. Questi siamo noi oggi. Le intelligenze artificiali sono già tra di noi, lo sono nei robot a guida autonoma, lo sono nei robottini che per casa ci puliscono e tracciano ogni percorso, la grandezza, cosa c'è nelle nostre case, lo sono in ospedale con robot chirurgici, lo sono con i robot che aiutano ad accudire gli anziani, lo sono con quei robottini che aiutano a intrattenere il vostro bimbo quando voi avete altro da fare o non potete stargli dietro. Quello che voglio farvi capire è che queste intelligenze sono oggi tra di noi, anzi lo erano da ieri. E entrare oggi con un'etica è particolarmente complesso, difficile, e molte volte non si vuole farlo. Perché? Perché chi produce superintelligenze artificiali non sono delle onlus, sono società con scopo di lucro che giustamente vogliono fare i loro soldi. E quindi come far sì che l'etica si renda obbligatoria per chi sviluppa, per chi programma, per chi disegna un'applicazione, un'intelligenza artificiale, un sistema software? Lo vedremo dopo. Quello che sicuramente oggi è vero è che noi siamo come bambini che giochiamo con una bomba. Non ci rendiamo conto che i robot dovrebbero avere uno scopo principale, che è quello di aiutarci nel nostro progresso del benessere, non un'evoluzione della tecnologia fine a se stessa. Quando nel 1947 Asimov scrisse le 3 leggi della robotica, disse 3 cose fondamentali. Caro robot, tu non devi uccidere l'uomo, caro robot, tu non devi stare agli ordini dell'uomo e devi preservare te stesso. Le 3 leggi di Asimov sono ancora oggi la base per chi discute di moralità nelle intelligenze artificiali. Lo sono perché, immaginatevi questa storia. Un robot dice a una donna, sua amica, umana, che l'uomo della sua vita la ama. In realtà non è vero. Glielo dice perché, altrimenti, pensa che quella donna impazzirà, soffrirà e quindi si andrebbe a violare la prima regola, non danneggiare l'uomo, non far stare male l'uomo. Peccato che, dicendo una bugia, viola il loro rapporto di fiducia e di conseguenza fa soffrire comunque la donna. Il robot che ragiona per ragionamenti statici e freddi, fino ad oggi, impazzisce perché non riesce a uscire da un dilemma morale. Glielo dico, non glielo dico e come glielo dico. La tecnologia è neutra quando nasce, siamo noi che decidiamo come applicarla al mondo reale. E quindi come insegnare l'etica a un robot? Come insegnare l'etica a un'intelligenza artificiale fredda e 0-1 bit? Basta inserire del codice nel proprio cervello? Immaginatevi il caso in cui siete sulla sedile posteriore della vostra automobile a guida autonoma, sulla quale avete impostato
di non superare mai il limite di velocità. Peccato che quel giorno voi siete nel sedile posteriore della macchina, sanguinanti in fin di vita, e avete bisogno di andare in ospedale il prima possibile. Se la macchina ragiona in maniera fredda, vi risponderà: non posso accelerare, mi ha impostato per non farlo. Bisogna porre attenzione a come insegnare le cose alle intelligenze. Ovviamente non siamo noi molte volte che le insegniamo. Molte volte lo siamo noi, perché con la tecnica del machine learning siamo noi a fornire dati a una macchina che ragiona secondo gli algoritmi, ma glieli forniamo noi. C'è un caso molto simpatico di un'intelligenza artificiale di quelle che teniamo in casa, senza fare nomi, Alexa o Google Home, che durante una cena si è attivata e ha detto: ricordati domani di comprare la cocaina. Non era vero, non doveva comprare la cocaina, non era un drogato. La sera prima aveva ascoltato una conversazione della televisione, di un programma televisivo, dove c'era scritto: fissare appuntamento domani per prendere la cocaina. Capite le ripercussioni che possono avere? Questo è un esempio simpatico, ma ce ne sono tanti di esempi che possono causare danni ben peggiori. Immaginatevi un caso in cui una macchina a guida autonoma debba attraversare un dilemma che non vorremmo affrontare nemmeno noi, tantomeno una macchina. Una macchina deve pensare, per evitare di investire 5 pedoni sulla strada, di sterzare profondamente e andare a uccidere, investire un pedone ignaro sul marciapiede? Quando lo deve fare? Se sono 3 le persone in mezzo alla strada? Se sono 2? Come fa a calcolare? Deve vedere l'età media della persona per capire l'aspettativa di vita e quindi il danno economico allo Stato? Il danno economico a lui stesso? Capite che questo dilemma sarebbe impossibile per noi? Pensate insegnare a un robot cosa fare. È chiaro che per insegnargli cosa fare, prima o poi dovremmo entrare nella logica di definire cosa il robot potrà fare. Aristotele diceva una frase e diceva: per imparare ad essere brave persone dobbiamo abituarci a fare cose buone. Ecco, questo forse potrebbe essere la soluzione per insegnare ai robot una verità, come agire in una situazione del genere. Prima però di arrivare a pensare che un'intelligenza artificiale ragioni secondo il nostro volere, dobbiamo andare un pochino prima e dobbiamo capire come utilizzare l'etica all'interno di una programmazione, di uno sviluppo, di un sistema. Queste macchine autonome sono già in giro per molti stati americani, sono in test, si sta cercando di capire. Le notizie che escono sui giornali sono la classica: auto a guida autonoma ha investito e ucciso un pedone. L'avrebbe investito anche quella persona che stava guidando perché era buio e la persona attraversava fuori dalle strisce. Si cerca sempre di limitare la tecnologia, si cerca sempre di bloccare il suo avanzamento. Siamo arrivati ad un punto dove anche la Commissione europea si è dovuta interessare dell'aspetto etico delle intelligenze artificiali. E proprio poche settimane fa è uscita una prima linea guida, una prima raccomandazione non vincolante per chi sviluppa, per chi programma intelligenze artificiali, che si basa su un concetto di trustability, si basa su un concetto antropocentrico. L'uomo deve essere al centro, la tecnologia non deve evolvere in quanto tecnologia, deve evolvere per migliorare il benessere umano, come volevano i passeri all'inizio. Queste regole si basano su dei principi basilari, molte sono riprese dalle leggi di Asimov. Cara intelligenza artificiale, non devi uccidere l'uomo. Cara intelligenza artificiale, non devi danneggiare, devi rispettare i loro ordini, devi preservarti. Ci sono alcune aggiunte. Devi garantire uguale trattamento a qualunque soggetto. E qui entro con una piccola divagazione. Nei giorni scorsi c'è stata una grossa scandalo perché c'era un'applicazione usata in tutto il mondo che però nei paesi arabi era usata per controllare un determinato tipo di soggetti, le donne. Le donne venivano tracciate, veniva visto dove andavano, quanto rimanevano, cosa facevano. Come vi dicevo prima, la tecnologia è neutra, la morale invece è eternamente in evoluzione, eternamente dibattuta e culturalmente specifica. Non esiste un concetto unitario e unico di morale. Questo è un problema, perché già cercare di capire e di spiegare a uno sviluppatore, a un programmatore, a una persona che si occupa di interfacce, come sviluppare, come mettere l'etica dentro il suo lavoro è complicato. Immaginatevi dove un codice etico europeo, quindi nemmeno mondiale europeo, si debba occupare
di vincolare il progresso della scienza e della tecnologia. C'è un altro problema. Il problema è che il nostro essere antropomorfici ci obbliga a pensare a una vulnerabilità. Se noi pensassimo troppo che quel robot, quell'intelligenza artificiale è simile a noi, è uguale a noi, andremo a compiere un errore. In questo momento non è così, non sarà così ancora per tanti anni. C'è chi dice che le intelligenze artificiali supereranno la nostra intelligenza nel giro di pochi decenni, c'è chi dice che non lo faranno mai perché saranno sempre vincolate e limitate. Io non vi dico qual è la scelta giusta, vi dico di rifletterci, vi dico di cominciare a pensare come, se diamo troppa credibilità, troppo credenza, troppo pensiero morale a queste macchine, senza che queste ce l'abbiano realmente, commettiamo un errore. Immaginatevi un robot donna, particolarmente avvenente, che dica al suo compagno umano: se vuoi continuare a uscire con me, tutti i giorni devi comprarmi dei fiori in quel negozio online, devi comprarmi dei vestiti da quel negozio online, devi portarmi a fare determinati viaggi. Altrimenti la nostra amicizia è finita. Peccato che quel robot non è una scelta umana dove due persone possono decidere cosa è bene per ognuno di essi. Dietro quegli algoritmi, dietro quell'intelligenza, ci sono delle società che fanno lucro e che potrebbero vincolare e profilare le persone e convincere le persone in dei modi totalmente impensabili ad oggi. C'è una speranza, la speranza che queste macchine abbiano bisogno e avranno bisogno di noi quanto noi avremo bisogno di loro. Questo concetto di trustability, questo concetto di fidarsi delle macchine, dovrà avere successo, perché se non avrà successo noi non implementeremo le intelligenze artificiali nelle nostre vite. Diffideremo sempre, cercheremo sempre una soluzione alternativa, oppure bloccheremo sempre la tecnologia dicendo no, io questa cosa non la voglio perché, con superficialità, magari senza conoscerla, non è fatta per me. Per me non è un problema schiacciare il pulsante per accendere la luce, invece che dirlo a un'intelligenza a livello vocale. Non è un problema guidare la macchina rispetto a una guida autonoma. Peccato che il progresso avanzerà e le nicchie di persone rimarranno probabilmente indietro. Il problema della fiducia sarà che tutta questa fiducia riposta nelle macchine, dall'altra parte, deve trovare un limite. E il limite può essere l'approccio etico. Che siano le linee guida che vi ho elencato adesso, che siano i programmatori, che siano le persone che utilizzeranno questa intelligenza in maniera non superficiale, ma conoscendola, studiandola, come sto cercando di fare con mio figlio da quando aveva pochi mesi, facendogli vedere la tecnologia, facendogliela provare, mettendogliela in mano. Un amico mi diceva l'altro giorno: gli aerei e i robot sono come degli aerei 747 che ci possono portare da una parte all'altra del pianeta in poche ore, ma non saranno mai in grado di atterrare su un albero. Attenzione a fidarsi solo delle macchine, attenzione a fidarsi solo delle tecnologie nei vostri progetti, nelle vostre idee, nel vostro modo di vivere. Però, se vogliamo avere la possibilità di avere una scelta, se vogliamo che queste tecnologie in un futuro distopico quanto volete, ma in un futuro, non prendano il predominio su di noi, la regola giuridica varrà sempre poco. Serviranno l'etica degli sviluppatori, l'etica dei legal designer, l'etica degli imprenditori, che dovranno ragionare in una maniera diversa se non vorranno essere anche loro travolti da queste novità. Serve, in poche parole, guardare oltre l'orizzonte per cercare di evitare di fare la fine di quei passeri. Grazie.